Sto un po' vagando questa sera, come faceva Spalletti, non so se l'avete notato, che proprio si è rivolto alla telecamera a mo' di sfida e io a mo' di sfida sono qui in macchina perché ho di nuovo problemi con la corrente e via, tutto al buio, tutto spento, tutto in blackout, è una roba pazzesca, ma siamo qui per parlare di pallone, siamo qui dopo Lecce-Juventus, siamo qui dopo una vittoria della squadra bianconera che come al solito fa una fatica a chiudere le gare. Una volta ci si mettono le occasioni bruciate, una volta magari il portiere che salva l'impossibile, stasera fuorigioco su fuorigioco. Però partirei dalla giocata che avvia il match, lo indirizza, perché la giocata cioè segni, ti porti avanti e incanali un po' la partita, perché sai, come spesso è capitato alla Juventus, non la sblocchi e magari alla prima giocata prendi gol, poi diventa due volte, in maniera esponenzialmente più complicata. Ecco, quindi la giocata provata, giocata costruita, giocata voluta, e ancora una volta quanto abbia inciso Spalletti su questa squadra al netto di quello che si può dire, no? E in tanti ancora hanno da ridire sul suo operato, è una roba per me inconcepibile, eppure a me sembra abbastanza palese che lui sia oggi il punto fermo di questa Juventus, uno dei pochi tra l'altro io aggiungerei, ma vabbè, forse soltanto la mia opinione. Intanto giocata iniziale 10 secondi, Lecce impreparato e lì vai no, ripeto ad aprire il ballo, ne parliamo signori miei, come se lo facciamo prima, come al solito lo sapete benissimo, è inutile ripeterlo, però lo ripetiamo. Spolliciate per l'algoritmo, iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti, scampanellate, ogni tanto mi dimentico, ma scampanellate, è importante anche scampanellare, perché non si scampanella e non si scampanella, e questo è, ma tornando un po' seri, grazie davvero per il vostro supporto, non manca davvero mai, e per me questo è importantissimo, è fondamentale, così come fondamentale alla fine della fiera sono i 3 punti che arrivano per la Juve, perché poi in questo momento più che mai c'è da portare a casa il grano, e per grano intendo la vittoria, e per vittoria intendo tradurlo e convertire tutto in 3 punti, perché con il passo che sta avendo la Roma, poi comunque c'è lo stesso Como, dopo l'intoppo col Verona oggi non potevi sbagliare, infatti una partita che tu non chiudendola, e ritorno sempre a quella, al nodo cruciale, poi rischi un po' di impanicarti, e c'è stata l'occasione per esempio di Ndri. Ecco, la Juventus non si deve mettere nelle condizioni di rischiare, eppure è successo più volte. Non parlo della partita, parlo proprio di tante situazioni in cui la Juventus è una grafica, scusate, passo di palo in frasca, la grafica che ha sottolineato anche da Zon prima della gara o durante, poi io cancello tutto, no? Errori effettuati tradotti in gol. La Juventus è una squadra che ha un numero elevatissimo. Il Milan è distaccato di poco, ma il Milan, se non sbaglio, 28 errori, un gol subito. La Juventus 32 errori, 11 mi pare. È una roba che non riesco anche a capire onestamente, come il calcio alcune volte sia così strano. E stasera per esempio è stato strano un po' con Vlahovic, che fa il gol d'avvio, un gol importante come abbiamo già sottolineato, ma poi è stato decisivo nei gol annullati, cioè è di fuorigioco
a inizio ripresa, ma anche sul gol di Kalulu, tra l'altro anche quella, ritorno sempre al lavoro di Spalletti, scusate se lo sottolineo, ma quando mi viene da parlare della Juventus in questo momento, voi non voi, si deve passare dalle sue idee, Cambiaso per Kalulu che va a chiudere l'azione. Però nasce da un fuorigioco e lì non ti devi mettere in condizione, lì secondo me è un errore anche di Vlahovic, perché poi è vero, magari se non fosse neanche minimamente intervenuto il difensore non avrebbe commesso quell'errore, non nasceva proprio il gol, direte voi, può essere, ma se non rimane in fuorigioco magari non te lo fischiano. Questo è. Niente, che dire ragazzi miei, è un Juventus che alla fine in questo momento devi portare a casa la partita, anche quando si sporca devi metterci quella tigna, quella che comunque ho visto in Concesao, un giocatore che io ho sempre un po' sottolineato magari per la mancanza di concretezza, anche oggi tanta carne, no, meglio, tanta volontà, poi magari no, prendi il palo, anche sfortunato nella fattispecie, però vorrei sottolineare come è andato, no, andato a commettere un fallo per non far ripartire il Lecce e nonostante fosse ammonito esultava. Quello secondo me è un bel segnale, il segnale che in questo momento vuoi a tutti i costi dare il tuo contributo, e quello è importante, quello è sicuramente importante. E niente, adesso mancano due partite alla Juve, se non sbaglio Fiorentina e Torino. Questa era complicata comunque, con Lecce che deve salvarsi via del mare, un campo comunque complicato, vieni ripeto, da un pareggio che ti inclina un po' il percorso, e quindi c'erano delle difficoltà anche mentali che la squadra doveva superare. In un modo o nell'altro comunque ci è riuscito, e quindi è sicuramente una nota positiva per la squadra bianconera. E questo è, non lo so se mi sto perdendo qualche punto fondamentale. Ancora qualche sbavatura, se vogliamo, difensiva. Dopo il gol, appena segnato il gol, c'è stata subito l'occasione di Khedira, quella di Indri nel secondo tempo. Non è una Juventus perfetta, ma l'abbiamo già sottolineato più volte. Ma oggi è stata una Juventus comunque che voleva portarla a casa il risultato. Ecco, non che col Verona non avesse voluto, che poi questo è da chiarire, è da sottolineare, però ripeto, io mi focalizzo su quel fallo che commette Concesao, ma che dimostra come anche nel momento cruciale la vai anche un po' a sporcare, fai anche la giocata giusta e non c'è stato del sacrificio, ecco, mettiamola così. Va bene, signori miei, fatemi sapere cosa ne pensate voi, a questo punto commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.